Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dello Scorpione o ascendente Scorpione o Luna o Venere in Scorpione solo per i più esperti. Andiamo a vedere cosa ti sta per accadere. Andiamo a vedere qual è l'evento in arrivo. Gli eventi sono enti, entità, spiriti, no? Come vi insegno sempre. Quindi può essere una situazione concreta, un risveglio interiore o entrambi, no? Quindi quale spirito bussa alla tua porta sotto forma di evento, come immagine. Poi andiamo a vedere la sfera in cui si manifesta questo evento, dove avverrà amore, lavoro, vocazione, corpo, anima, famiglia. Poi andiamo a vedere il significato spirituale e karmico dell'evento, cioè il messaggio spirituale che l'evento porta con sé, una lezione, una guarigione. Poi andiamo a vedere come approcciarci a questo evento, come relazionarci con esso, il sacrum facere, il darsi, l'offrirsi. Poi andiamo a vedere la presenza invisibile che ti accompagna, un alleato invisibile può essere il tuo spirito guida, amante mistico, un antenato, un archetipo. E poi vediamo la sintesi poetica, la visione futura, cioè come può trasformarti questo evento. Ok? Video sempre valido dal momento in cui lo guardi. Allora, Scorpione, partiamo. Cosa ti sta per accadere? Prima carta, l'evento in arrivo. Seconda carta, la sfera in cui l'evento si manifesta. Dove avverrà quello che ti sta per accadere? Qual è il significato spirituale e karmico di questo evento? Qual è il modo migliore per relazionarsi adesso a questo evento? Qual è la presenza invisibile che ti accompagna? E la sintesi poetica, la visione futura. Allora, ragazze mie e ragazzi, facciamo un bel respiro profondo. E partiamo. Cosa ti sta per accadere? Andiamo a vedere l'evento. Sì, il 9 di bastoni. Allora qualcuno o qualcosa riattiva in te una vecchia ferita o una sfida che pensavi avessi superato. E l'energia del sopravvissuto qua nel 9 di bastoni, sei stanco, si stanca, lo so che sei stanca, stai in guardia, però sei ancora in piedi, no? Quindi l'evento mi parla di qualcosa che potrebbe metterti alla prova, o in amore o sul lavoro oppure interiormente. Ti mette alla prova da qualcosa che sembra tornare, per una sorta di torno per verificare se hai davvero chiuso quel ciclo. Questo è l'evento. Quindi può essere una vecchia dinamica relazionale o una pressione sul lavoro oppure una paura profonda che viene riattivata. Però con questo evento è l'occasione per trasformarla in forza consapevole, mi spiego? Ok, vediamo tutto. Vediamo qual è la sfera in cui si manifesta nello specifico questo evento. Ah, Cavaliere di Spade. Ti dico questo. Si manifesta questo evento che ti mette alla prova in un'area della tua vita in cui le parole sono state usate come armi. Oppure dove c'è bisogno di chiarezza, però manca il cuore. C'è qualcosa qua che accade molto veloce. Può essere un confronto, un messaggio, una decisione presa d'impulso, ma sotto sotto la vera sfida è: parli per difenderti o per creare? Agisci per paura o per amore?
Quindi in quelle aree dove c'è questa cosa da risolvere, può essere amore, lavoro o nel corpo, allora ti dico, nell'amore può essere un dialogo acceso o un messaggio improvviso, forse un ritorno, forse una verità scomoda. Nel lavoro possono essere delle tensioni verbali, delle urgenze, delle comunicazioni decisive. Questo nel corpo può essere un certo nervosismo, una certa insonnia, cioè un bisogno di radicarti per non restare in una sorta di in balia della mente, ok? Per tutte voi sarà diverso, ma questo è il succo. Laddove c'è questa tensione, qualcosa che si riattiva per vedere se è stata superata. Ok? Vediamo adesso perché, cioè il significato spirituale e karmico di questo evento, quindi il perché. È una lezione spirituale, il Papa. Allora, in questa posizione si illumina questo evento, cioè questo evento, per quanto faticoso o spigoloso, è una lezione spirituale sacra, cioè questo evento ti chiede di incarnare la tua verità, ma con responsabilità, maturità, integrità. Non si tratta più solo di reagire, si tratta di trasmettere luce attraverso la tua posizione. A livello spirituale qua sei pronta o sei pronto per un livello superiore di consapevolezza. In amore sei chiamata o sei chiamato ad essere guida o a riconoscere una guida. A livello di missione tua dell'anima, la tua esperienza qua diventa insegnamento se ti apri al servizio, al darti, all'offrirti. Ok? Ripeto, in tutte le aree dove c'è una situazione spigolosa o in più aree dove c'è questa situazione, ok? Ecco perché ti sto dicendo lavoro, amore, spirito, proprio perché ti orienti, va bene? Vediamo come approcciarsi a questo evento. Il sacrum facere, il darsi, l'offrirsi, no? Ok, vediamo. Datti. Regina di coppe, qua ci sei tu. Che tu sia uomo o donna non importa, eh? Questa è una sorta di gesto sciamanico che fai, ti offri, mi do, offri te stessa, offri te stesso a questo evento, non cercare di controllarlo, vai in empatia, mi do a questo evento, se questo evento sta accadendo è perché io mi devo alleare con le mie emozioni. Offri il cuore, non la spada. La regina di coppe non si difende qua, ma ascolta, accoglie, trasmuta. È proprio l'energia della medicina qua. Cioè davanti alla provocazione tu scegli la dolcezza assertiva. Davanti al dolore tu scegli di non chiuderti. Quindi se è una situazione relazionale, amore per esempio, o relazionale, qua ti dicono come darti, no? Ascolta con empatia, ma non sacrificare te stessa o te stesso. Se nel lavoro qua devi guidare con passione, non entrare nella lotta con gli altri. A livello di corpo qua ti viene chiesto di bere, magari tisane, riposo, leggi delle cose che siano poetiche, va bene? Grande stesa anche questa. Vediamo qual è la presenza invisibile che ti accompagna. Ah, c'è un'ombra da integrare qua forte, c'è il diavolo che ti accompagna come presenza invisibile che ti sostiene. Adesso ti spiego. Il diavolo ti accompagna come ombra da integrare, ma anche come fuoco da redimere. Questo non è un nemico. Questo è il desiderio tuo represso. E anche la paura del rifiuto, il bisogno di controllare gli eventi. Questo diavolo adesso ti guarda negli occhi e ti dice: vuoi lasciarti dominare ancora? O vuoi danzare con me senza catene? Cioè ti vuoi alleare alle tue ombre? O vuoi che queste ombre ti dominino? Per esempio nell'amore io vedo qua può esserci un'attrazione intensa, ma anche tentazione di ripetere delle dinamiche tossiche. Nel lavoro ci può essere la paura di perdere, bisogno di potere o bisogno di riconoscimento. A livello spirituale, qua mi viene da farti una domanda, no? Chi sei veramente quando non hai bisogno di essere perfetta?
o perfetto? Chi sei veramente? Questo ti chiede l'alleato invisibile, la tua ombra. Ok, andiamo a vedere adesso la sintesi poetica, la visione futura. E qua abbiamo un bel cavaliere di denari, mi dice che alla fine del viaggio, di questo evento, non corri, non fuggi, non esplodi, ma cammini, con pazienza, con direzione, con valore. Il cavaliere di denari qui è la figura che fa ciò che dice, che lavora sulla realtà, che incarna il suo cammino giorno dopo giorno. È il custode della coerenza e della costruzione solida. Ora, se questa cosa si sviluppa in ambito amoroso, qua tu sceglierai relazioni più mature, più sane, reali. Nel lavoro qua ti dice costruisci, metterai radici, forse lentamente però sono sicure queste radici. A livello spirituale qua tu trasformi l'ombra in luce, il dolore in disciplina luminosa. Quindi questo evento che sta arrivando mette alla prova la tua resistenza e la tua prontezza a reagire. Ma il vero dono non è nella vittoria né nella difesa, è nella scelta nuova che farai. Cioè, sarai provocato un evento in cui verrai provocata, sì, provocato, sì, ma risponderai con cuore e presenza. Allora, sotto tutto ciò si muove un insegnamento spirituale potente. Non devi più combattere da solo o da sola. Ora puoi amare, puoi accogliere, puoi costruire con calma. L'ombra che ti ha seguito finora non è un nemico, ma un potenziale da liberare, un'energia da liberare, da mettertela al servizio. E alla fine che succede? Con passo costante diventi il cavaliere della terra, cioè colui o colei che incarna la propria verità nel mondo. Allora ti faccio una domanda, puoi anche scrivermela sotto, la risposta, oppure sul tuo quaderno rituale che so che tantissimi di voi hanno, no? Allora, dov'è che stai agendo per paura di essere ferita o ferito? Dov'è in quale ambito? Dov'è che stai agendo per paura di essere ferita? Poi l'altra domanda che ti faccio è: riesci ad essere tenera o tenero anche se hai sofferto? Perché questo è un evento che ti radicalizza questa lezione spirituale. Wow, ok, vediamo un po' di metterci le specifiche. Allora, sul 9 di bastoni. Il paggio di coppe, sì, io qua vedo che ci sono delle comunicazioni che ti mettono alla prova, può essere una cosa che ti innervosisce. Qua vedo una presenza giovane, una presenza un po' artistica, forse un po' immatura, un paggio di coppe. Ma questa sei anche tu, che nonostante tu sia stanca o stanco, hai la necessità di rispondere in modo empatico. Vediamo questo cavaliere di spade, poi ti faccio un sunto con le specifiche, comunque appena le finisco. Cavaliere di spade. 4 di bastoni. Allora, è possibile che questo evento si manifesti in casa, o in famiglia, o in dei progetti condivisi con altre persone. Ok? Sul Papa, la stella, guarda, sei guidato dall'alto sul Papa. Cioè, il significato spirituale e karmico è che devi ritrovare quella luce interiore che viene dalla fermezza di prendere delle decisioni sagge. E queste decisioni sagge hanno a che fare col darsi, l'offrirsi, con empatia. Vediamo sulla regina di coppe. L'otto di denari in questa posizione mi parla di impegnarti
nel far funzionare minuziosamente la tua empatia, il tuo sentirti parte dell'altra persona o delle altre persone. Mi dicono che anche questo risulterà favorevole per te nella sfera lavorativa in modo molto importante. Una guida spirituale puoi essere, trasformando le emozioni tue e degli altri. Questo ti porterà dei grandi frutti a livello pratico e lavorativo. Vediamo sul diavolo. E qua abbiamo il re di bastoni. Qua ci può essere proprio un tuo avo, un tuo antenato, che implica la necessità di tagliare con delle situazioni, di rivelare l'ombra, accogliendo le emozioni, perché è qualcosa che non è stata fatta nella tua genia. E quindi qua c'è un alleato invisibile, il tuo divino maschile interno anche, no? Che tu sia uomo o donna, ripeto, non importa, è il tuo fuoco interiore che vuole spezzare le catene e mettersi al servizio della sua missione. Può anche essere un uomo o una figura di un divino maschile potente, che è quest'ombra qui, che ti richiama a quest'ombra qui, anche di possesso, di dominio, ok? Vediamo il cavaliere di denari. Bellissimo, il Papa ripetuto 2 volte. Guarda, guarda, andrai a seminare in modo concreto per una stabilità che non verrà più minata, mi dicono, ok? Quindi, riassumendo, allora qua si riattiva una memoria di difesa. Ti senti osservata o osservato o messo alla prova e anche stanca o stanco. Ma ti dico che con questo paggio di coppe ti sussurra: apriti anche solo un poco, fidati di nuovo. Perché il cuore qua si riapre, il tuo cuore, con esitazione, ma con desiderio sincero di amore, di poesia, di bellezza. Quindi a livello amoroso una persona, forse più giovane oppure una persona dal cuore puro, si avvicina, ti chiede di deporre l'armatura. Nel lavoro può essere una proposta nuova che ti tocca emotivamente. A livello di corpo ci può essere corpo, no? Corpo tuo, ci può essere una commozione, puoi star facendo dei sogni importanti, c'è per te un bisogno di esprimere ciò che senti da tempo. Allora qui l'evento che accade è un evento veloce, dinamico, ma anche a che fare con una base stabile, mi dicono. Può essere una relazione, una casa, un progetto condiviso. Quindi qua qualcosa si muove rapidamente verso un'unione, un chiarimento, un'intenzione che riguarda stabilità e futuro. Ti viene chiesto di essere pronta o pronto a muoverti, a chiarire, a esprimerti, ma in nome dell'unione però, non della separazione. Quindi se parliamo d'amore, qua un messaggio arriva che cambia le dinamiche. Qualcuno si dichiara o qualcuno ritorna. A livello di lavoro vedo un cambiamento legato a una comunità, a un progetto condiviso. A livello di vita pratica posso vedere qua dei possibili cambiamenti in casa oppure in un contesto abitativo. Questo evento è una risposta spirituale a una tua preghiera antica. La stella parla della guarigione e della vocazione. Il Papa, 2 volte ripetuto, ti ricorda che sei un canale di luce. Il tuo compito ora è riconoscere la tua missione e scegliere ogni giorno di incarnarla, anche quando è scomodo, anche quando sei stanca o stanco. Quindi cosa mi dice a livello relazionale? Che c'è una relazione destinica, cioè destinata, sacra. Qualcuno è nella tua vita per aiutarti a ricordare chi sei. A livello di missione qua io vedo che diventi una guida, anche solo stando in silenzio. A livello di animico proprio, io vedo qua l'unione con il tuo amante mistico, con il tuo spirito guida che si manifesta attraverso il servizio e la guarigione. Il servizio e la guarigione. Quello che devi dare, no? La tua risposta a questo evento non è una risposta istintiva, è una risposta devota. Qui ti viene chiesto di curare con amore e con costanza, senza fretta, senza dover cambiare tutto, perché la regina di coppe lavora in silenzio, però con pazienza quotidiana. Non è la passione fugace qui, è l'acqua che scava la roccia, no? Ama, ama e lavora ogni giorno, così trasformi il karma. A livello amoroso, se parliamo d'amore, ti dice questa carta: cura i dettagli. Sii presente, costante, generosa o generoso. Se capita a livello lavorativo, qua il tuo lavoro mi dice che ora ha un valore sacro, fallo con il cuore.
A livello di corpo, se può avere dello stress, eccetera, mi dice come trattare questo stress o questa a livello proprio di corpo, no? Fai dei trattamenti, usa una routine sacra, un'alimentazione amorevole, guarda la salute proprio come un atto d'amore, mi dice. Va bene? Ora, la presenza visibile che ti accompagna, qui l'ombra non è più solo paura, ossessione, è proprio, ti dico, come ti ho detto prima, è un potere creativo bloccato, è un fuoco non espresso, un desiderio represso, ma con i re di bastoni questo fuoco si trasforma in leadership, carismatica, consapevole. È come se stai liberando il tuo potere personale, non per dominare, ma per ispirare. Il diavolo ora ti serve, ti mostra quanto puoi creare se non hai più paura di brillare. Se parliamo di relazioni d'amore o di relazioni, qua c'è un'attrazione intensa, forse karmica. Allora canalizza il desiderio nel sacro, cioè come un evento che te lo sta mandando il divino. A livello di missione animica, qua ti dice il diavolo con re di bastoni, guida con intensità e cuore, sei nato per brillare. Se parliamo del corpo, che si apre a più dinamiche questa stesa, no? Se parliamo del corpo, qua c'è una certa sessualità da liberare con consapevolezza, perché attraverso la liberazione di una certa sessualità l'energia vitale si incanala nei chakra, la Kundalini. Ok? Questa stesa ti dice alla fine che tu sei qui per costruire una via di luce. Il Cavaliere di Denari dice cammina giorno dopo giorno e il Papa risponde cammina per gli altri, non per te stessa o per te stesso, perché sei guida, guida. La tua visione futura, è quello che vedo qua, è una vita coerente, devota e radicata, in cui col Papa 2 volte qua io ti vedo servire qualcosa di più grande, proprio il video sull'abbondanza proibita che abbiamo fatto, no? Non servono più urla, scontri, solo presenza quotidiana, fede e dedizione. Quindi, dove sta? Ok, qua. Questa è una prova che ti arriva. Cioè, io vedo che ti muovi qua in uno spazio tra prova e iniziazione. Qualcuno riattiva una vecchia ferita in te, ma questa volta tu sei diversa o diverso, non combatti più, ma senti, accogli, rispondi con devozione. Perché? Perché il cuore si apre, l'ombra diventa fuoco creativo, la tua guida interiore ti parla chiaramente e la tua strada si fa sacra, passo dopo passo. Questa stessa mi dice che non devi più cercare conferme, sei già chiamato o chiamata e rispondi con il cuore. Allora, la domanda che ti faccio è: qual è la tua verità oggi? Qual è? Qual è la tua verità? Puoi scrivermelo sotto nei commenti o sul tuo quaderno rituale, come molte fate. Allora, in che modo puoi trasformare il tuo fuoco in missione? Io, per esempio, sono stata sempre una persona molto collerica. Collerica, e questa rabbia, questo fuoco l'ho canalizzato nell'impeto guerriero, nella passione che mi incarna nel fare quello che faccio, no? Ecco perché ti ho fatto la domanda: in che modo puoi trasformare il tuo fuoco in missione? Perché questa è una stesa iniziatica, bellissima. Vediamo cosa ti dicono gli oracoli. Hai libertà. Segui la verità e sii libero. Pace e armonia nella coppia. Trova il piacere e l'amore nelle piccole cose. Praticamente il sunto di quello che abbiamo detto. Avrai la libertà dalle catene dei desideri non espressi, della potenza erotica repressa, servendo cosa? Facendo cosa? Servendo una causa più grande. Ti ricordi il video prosperità, abbondanza, quello sull'abbondanza proibita?
a te, a te, a te, e come sta cambiando il vostro modo di percepire l'abbondanza e la prosperità, e quello che state sperimentando, quella pienezza, di mettere questa energia kundalinica al servizio di una causa più grande. State sperimentando anche delle entrate, nuova ricchezza, e questo è quello che voglio dire. Bellissimo. Cos'altro? L'amicizia. Ci sono delle amicizie importanti qua. Gli amici sono per te un dono. Apriti all'energia armoniosa nelle relazioni. Empatia, empatia. Questo scontro, questa cosa può essere a livello di amicizia, a livello di relazioni d'amore, di amicizia, mi spiego? Ma qua tu risponderai in modo empatico. Al di là di questo, vedo che la carta dell'amicizia ha proprio a che fare con quella base di fiducia che si mette nelle relazioni, prima di ogni altro tipo di cosa, no? La base di una relazione d'amore c'è una relazione di amicizia e di fiducia per farla funzionare le cose. Cioè l'amicizia per me è la filia, come la chiamavano i greci, è una delle più grandi forme d'amore alla base anche di un altro tipo di relazioni. Ok, e la fiducia. Cos'altro ti dice questo oracolo? Sì, allora questa è la carta di chi diventa una guida per gli altri. Espinas, teje la corona che te mereces. Questa è la carta, dice intagliati, creati la corona che ti meriti. C'è lei che insegna come fare la corona alle altre due persone, no? Quindi è come se diventi una guida per gli altri, una guida spirituale sotto tutti i punti di vista, mi dicono, grazie a questo evento che ti tempra. Ok? Wow, quindi ragazzi miei ragazzi, mi raccomando, praticate sempre, studiate e portate avanti la libertà dalle catene dell'ego. Questi sono i grandi risultati che conseguite quando vi adoperate con dedizione, amore e passione alla vostra vera natura. Detto questo, io concludo qui, ti abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!